C'è una citazione che talvolta riportiamo di Enrico Mattei, quando lui dice che l'ingegno consiste nel vedere cose laddove gli altri non li vedono. Ecco, il vedere è un po' il fulcro da questo punto di vista, il vedere con le idee, non con gli occhi. Tutti vedono questi siti di cui ci occupiamo, ma pochi li vedono approfonditamente, quindi se li vedi, affrontali. Sono Gianluca Dincalevis, ideatore e curatore di Dolomiti Contemporanee. Il progetto è nato nel 2011, Dolomiti è divenuto il patrimonio dell'umanità da 2 anni, dal 2009. Cosa facciamo dunque? Affrontiamo grandi siti ammalorati, ex fabbriche, ex villaggi, ex scuole, ex castelli, nell'ambito territoriale della regione delle Dolomiti UNESCO, quindi nel nord-est della regione alpina, dove individuiamo questi siti problematici che rigeneriamo. Sono stati importanti luoghi della spinta, della costruzione, dell'economia e della socialità del territorio, poi queste imprese sono finite e questi siti sono diventati dei cimiteri, diciamo. Prima spingevano, erano fabbriche, poi sono diventati dei grandi crateri nel paesaggio dolomitico. Ecco, la rigenerazione consiste nell'affrontarli e ripensarli. E a quel punto inizia l'attività di Dolomiti Contemporanee che entra con un sistema che porta l'arte e la cultura come driver, come elementi che possano dare la scossa all'inerzia dei territori, insieme alle strategie territoriali ed extraterritoriali, cioè coinvolgendo gli altri, il pubblico, il privato, le persone e le comunità, ecco che riusciamo a dare di nuovo impulso a questi siti che erano stati persi, erano stati resi indisponibili all'uomo. L'ultima cosa da fare è restaurare un cosiddetto bene nel caso tu voglia renderlo nuovamente disponibile alle persone. Diciamo che la rigenerazione non coincide con il restauro. Cosa c'è da centrare quindi? L'idea del riuso. È indispensabile porre una sorta di luogo della nuova creatività strategica e rimettere in piedi l'uomo, perché questi siti non sono sdraiati, è l'uomo che si è sdraiato sopra di essi. Bisogna avere molto chiara l'identità passata, molto chiara l'utilità futura e compiere un'azione adesso, nella contemporaneità, nel tempo presente, che possa spingere tutti a comprenderla, questa nuova identità progettata, a diverse scale. Estetico, logistico, emblematico, come nel caso del Vajont. Il 9 ottobre del 63, una delle tragedie peggiori della storia d'Italia, in cui periscono 2000 persone. Cosa succede? Che quando frana la montagna e scendono 260 milioni di metri cubi di roccia e uccidono le persone, una parte dell'onda d'acqua sollevata dalla frana colpisce la scuola elementare di Casso e la rompe. Dopo 49 anni il sindaco di Erto Casso ci chiama Dolomiti Contemporanee e ci chiede se abbiamo voglia, se abbiamo il coraggio di andare a Casso, sopra la diga, per riaprire l'ex scuola che è stata restaurata dalla regione Friuli Venezia Giulia e che vuole diventare uno spazio pubblico di cui non si conoscono i connotati. Noi ci pensiamo su un attimo perché non è facile, bisogna essere matti a decidere al volo di andare nel Vajont, il luogo è complicatissimo. E quindi senza sentirci i risolutori della pratica affrontiamo il Vajont. Cosa succede? Nel 2012 io vado a vivere a Casso, dove poi vivrò per 3 anni, e apriamo l'ex scuola come un centro per la cultura contemporanea della montagna e del paesaggio, dove iniziamo a lavorare con l'arte contemporanea e con molti altri strumenti della cultura di innovazione. Il restauro è stato eseguito molto bene, siamo proprio di fronte al Monte Toc, fronteggiamo la ferita
perenne del TOC, sotto di noi c'è la diga del Vajont, che non abbiamo nessuna intenzione di continuare a considerare come il muro del pianto. La tendenza è quella a guardare sempre indietro perché sei imprigionato da una grande tragedia e invece la necessità è quella di guardare avanti, altrimenti se non si fa così vuol dire che si è disposti ad ammettere che l'identità delle persone che vivono del Vajont sia fatta coincidere per sempre con l'identità della tragedia. La specifica piattaforma di rigenerazione che Dolomiti Contemporanea ha instaurato a Borca di Cadore, nella Valle del Boite, si chiama Progetto Borca. Siamo all'interno dell'ex villaggio Eni, che sorse da un'idea di Enrico Mattei negli anni 50. Enrico Mattei si affidò a un progettista straordinario in merito all'architettura di montagna, allora non ancora conosciuto, Edoardo Gellner. Edoardo Gellner è l'architetto demiurgo che trasforma in realtà il welfare di Mattei, collabora anche con Carlo Scarpa in una delle strutture del villaggio che è la chiesa di Nostra Signora del Cadore. In sostanza Mattei capisce 50 anni prima dell'UNESCO cosa sono le Dolomiti, un contesto altamente motivazionale, e quassù quindi costruisce un welfare, sono 100.000 metri quadri di strutture costruite all'interno di un bosco e i collaboratori della grande famiglia Eni, così li chiama Mattei, possono quindi venire a trascorrere dei periodi di villeggiatura montana, gratuita, nelle strutture del villaggio. Sono 300 ville, la colonia dove 700 bambini dai 6 ai 12 anni stavano senza la famiglia in villeggiatura, il campeggio. Ciò funzionò dalla seconda metà degli anni 50 fino ai primi 90, poi viene rilevato da una società privata, Minoter, all'inizio degli anni 2000 e nel 2014, avendo ben chiara il valore culturale di questo sito, si rivolge non a un neoimmobiliarista culturale, ma a Dolomiti Contemporanea, il cui assetto è ben chiaro. Noi lavoriamo sul valore culturale dei beni a favore di tutti, non sul valore privato o venale di un bene a favore di uno. E quindi nel 2014 Dolomiti Contemporanea attiva Progetto Borca. Da allora abbiamo una residenza che ospita centinaia di persone all'anno, sono artisti, architetti, designer, ma anche scienziati, filosofi, paesaggisti, pensatori, esperti della foresta. Abbiamo una grande quantità di attività legate all'arte contemporanea, ma anche alla sperimentazione con molti medium, alla rigenerazione e al rebranding. Il cane a 6 zampe impera dappertutto, l'iconico logo di Eni, ad esempio, campeggia sulle coperte che faceva Lanerossi, che da 25 anni è gruppo Marzotto. Noi siamo il processo trasformativo che fa diventare altro una cosa che si è fermata. Questo vale per l'oggetto nel suo complesso, la colonia, il villaggio Eni, ma anche per tutte le parti al suo interno. Le coperte, attraverso il progetto Coperta, sono diventate altro, sono state affidate alcune coperte ad alcuni artisti che le hanno interpretate. In particolare Anna Poletti ha trasformato alcune di queste coperte in capi sperimentali. Io sono un critico e un curatore d'arte contemporanea, quindi ho una formazione, diciamo, culturale e intellettuale e conosco questa montagna perché la arrampico. Come si fa a affrontare un grande sito di 20, 50, 100.000 metri quadri fermo da 30 anni? Di certo non ci arrivi da solo. Qual è quindi l'ossatura del nostro progetto, che non è uno schema? È un'architettura di rete. Noi ad oggi abbiamo quasi 500 partner. Questi partner sono le aziende del territorio e gli enti pubblici del territorio e poi un sacco di altri soggetti che si occupano di sviluppo o di altre cose o che semplicemente hanno un'attività commerciale. Se uno ha bisogno di 500 partner, da un lato è perché è povero, non ha le risorse economiche, dall'altro è perché è ricco, ha voglia di collaborare con gli altri e quindi la rete è il sistema. La rete si sviluppa a diversi livelli, ad esempio nel gruppo di lavoro di Dolomiti Contemporanea è formato da una trentina di persone, per lo più giovani, anche molto giovani ma intelligenti e determinati.
Noi viviamo all'interno delle ex fabbriche abbandonate e quindi il primo gruppo è il gruppo di lavoro, che quindi è tratto dal territorio, in parte invece altri componenti vengono dall'esterno. Abbiamo un progetto che è molto noto in Italia ed anche all'estero, ma non funziona come un'application curricolare. Gli stessi artisti diventano, in misura maggiore o minore, parte del progetto, perché si fanno carico responsabili anche loro di questa nostra missione, che è quella di rigenerare il patrimonio pubblico. E quindi tutto ciò che noi produciamo all'interno di questi siti, prima vivi e produttivi, poi morti e poi di nuovo siti di produzione culturale, viene continuamente mandato fuori, spinto all'esterno, e qui giocano un ruolo fondamentale anche le collaborazioni all'esterno dello spazio delle Dolomiti, dove noi abbiamo i siti fisici, ma spesso i progetti poi vanno molto distanti, perché cerchiamo sempre di interconnettere paesaggi, persone e culture. Facciamo un esempio. Sappiamo che c'è un grande evento sportivo qui nelle Dolomiti Bellunesi e non solo, in tutto l'arco dolomitico all'orizzonte. Milano-Cortina 2026 sono le Olimpiadi invernali del 2026. C'è un grande oggetto, uno dei tanti selezionati che ci interessa. Il trampolino Italia di Zuel si trova vicinissimo a Cortina d'Ampezzo, a pochi chilometri da noi a Borca. È un ordigno iconico perché lo conoscono moltissime persone, perché è l'icona delle Olimpiadi che ci furono nel 1956 a Cortina. E poi è stato utilizzato in molti ambiti, anche dal cinema, Solo per i tuoi occhi. Roger Moore salta da quel dente. Ecco, cosa bisogna fare? Per noi la riflessione è elementare. Il trampolino non potrà mai più essere usato per saltare, è obsoleto, deve diventare qualche cos'altro. Il punto però non è mai restaurarlo e basta, è sfruttare l'Olimpiade e non far sì che l'Olimpiade sfrutti il territorio, ma sfruttare l'Olimpiade per fare il territorio. Quindi noi vorremmo sicuramente che nel 2026 il trampolino fosse ciò che è, il tedoforo naturale dell'Olimpiade che deve venire nel futuro, dato che lo è stato nel passato, ma vorremmo anche che in quel momento si determinasse un ragionamento che sia capace di dare vita al trampolino dal 2027 in poi, questo è ciò che conta. Dolomiti Contemporanee alle volte lo definiamo un progetto di arrampicata culturale, dove ciò che conta è la qualità della progressione, ovvero della ricerca. È sicuramente salire quella parete perché vuoi arrivare in cima, vuoi raggiungere l'obiettivo, ma non ad ogni costo. C'è un'etica, diciamo, nell'alpinismo, si sale solo utilizzando determinati strumenti e non altri. Saliamo queste impervie montagne difficili per rendere di nuovo possibile il raggiungimento di una cima.